Dietro quelle montagne c'è il lago di Iseo. Detto fatto ragazzi, e siamo sul lago di Iseo. Guardate che bello. Dico sempre guardate che bello, cambiamo un po' la frase. Guardate che meraviglia. È stupendo. Siamo a Iseo. Siamo sul lago di Iseo e il paese è proprio Iseo. Il lago di Iseo è molto grande, È un lago che ha un perimetro di circa 65 km. Lo so bene perché quando ero giovane facevo ciclismo e spesso facevamo allenamento facendo tutto il giro del lago di Iseo, quindi so bene quanti chilometri sono. Oggi fra l'altro è una giornata molto nuvolosa, è tutto nuvoloso. Siamo dopo la metà di agosto e c'è un detto qui in queste zone che fa l'acqua di agosto rinfresca il bosco. In realtà qui lo dicono in dialetto, non in italiano, perché è una di quelle frasi, uno di quei detti che fa parte della saggezza popolare e dicono l'aiva d'agosto la rinfresca il bosco. Così avete anche sentito un po' com'è il dialetto. Ma vi farò poi una puntata proprio sui dialetti per capire la differenza con l'italiano, chi lo parla, eccetera. Però ecco, dicevo che qui hanno questo detto perché ad agosto, quando quando iniziano ad arrivare le prime piogge, poi le temperature iniziano a calare e si può dire che l'estate volge al termine. Infatti oggi è una giornata già più fresca, non fa così caldo come nei giorni scorsi e queste nuvole preannunciano la pioggia. Oggi piove, oggi va a piovere. Guardate fra l'altro, vi faccio anche qualche piccola lezione di grammatica mentre vi faccio vedere queste meraviglie. Io ho detto oggi piove, ho usato il presente indicativo, oggi piove oppure oggi va a piovere, è la stessa cosa. Ho usato il presente indicativo per esprimere un fatto futuro. Avrei dovuto dire oggi pioverà. Solo che se io avessi detto oggi pioverà è un po' freddo, è un po' come le previsioni del meteo. Per esprimere il concetto che io credo che sia una cosa quasi certa, talmente certa che la esprimo al presente. Molto spesso in italiano usiamo questo modo, usiamo il presente indicativo per esprimere fatti futuri. In lontananza sta arrivando un battello, non so se lo vedete, aspettiamo che si avvicini. Io a occhio nudo vuol dire con i miei occhi senza la telecamera, lo vedo bene, però essendo questo un obiettivo grandangolare non so se voi riuscite a vederlo. Aspettiamo che arrivi, così vi faccio vedere anche un battello. Il battello è una barca che porta i turisti e le persone da una sponda all'altra del lago. Le sponde sono i lati, no? I lati, i bordi del lago, si usa anche per i fiumi. Si usa dire attraversare il fiume per andare sull'altra sponda, attraversare il lago per andare sull'altra sponda. C'è un servizio di battelli sul lago di Iseo attivo tutto il giorno e credo anche la notte. Ecco, vedo che il battello ha girato, non viene verso di noi, ma sta attraccando. Attraccando, che verbo difficile, attraccare, vuol dire arrivare sulla banchina, arrivare sul bordo e si ferma e fa scendere le persone. Fra l'altro, guardate là, quella specie di montagna più piccola davanti alle altre montagne, quella in realtà è in mezzo al lago, quella è un'isola, si chiama Montisola ed è l'isola più grande d'Italia ed è una anche delle più grandi d'Europa e da qui è impossibile vederlo, ma in cima all'isola di Montisola c'è un bellissimo santuario, poi magari vi metterò qualche foto perché ci sono stato in passato e vado a recuperare qualche foto e magari ve la metto qui per farvelo vedere.
Qui vedete ci sono tutte le barche attraccate al porto, attraccate alla banchina. Vedete tutte quelle catene montuose che vedete dietro sono le prealpi, perché sapete che nel nord Italia ci sono le Alpi, ma non è che iniziano di colpo, c'è la pianura e poi di colpo iniziano le Alpi. Iniziano delle piccole catene montuose che sono le prealpi, che poi salgono a diventare le Alpi, che sono più alte, più imponenti. Guardate quanti anatroccoli. 1, 2, 3, 4, 5, ce n'è una in fondo, 6. Guardate, questo palo indica il vento, è un anemometro, si chiama anemometro. Adesso c'è un leggero venticello, ma proprio poco, quindi vedete che è fermo. Vedete tutti quei bei paesini che sono addossati alla montagna, sono tanti piccoli paesini che circondano il lago di Iseo. Se ci spostiamo in questa direzione, qui guardiamo verso nord. Qui guardiamo verso nord, mentre ci viene anche incontro il battello. È quello che ha attraccato prima, adesso riparte. Ma non rimaniamo fermi qui, spostiamoci così vi faccio vedere anche qualche altra zona, qualche altro scorcio. Scorcio vuol dire qualche altra veduta. Qui hanno fatto tutta questa sponda di sassi, massi, diremmo massi. Si assomigliano queste parole, sassi e massi. Quando i sassi sono grossi, di solito vengono chiamati massi. Ci sono anche sempre i soliti intelligenti che si divertono a scrivere con le bombolette. Vabbè, tutto il mondo è paese, è un modo di dire. Vuol dire che queste cose stupide succedono in tutto il mondo. Una fontanina. Una cosa curiosa è che l'acqua scorre sempre. Fra l'altro in questo periodo, siamo ancora ad agosto, è ancora pieno di turisti. Questa è una balaustra, l'abbiamo vista anche in uno scorso video. Si potrebbe chiamare balaustra o parapetto o ringhiera, però io in questo caso, essendo, vedete, antica, classica, in pietra, la chiamerei balaustra. E vi insegno un trucco che uso anch'io quando imparo le lingue. Quando c'è una parola di cui non sono sicuro del significato esatto, o ci sono 2 o 3 parole simili fra cui sono indeciso, vado su Google e inserisco queste parole e le cerco su Google Immagini e vedo quali immagini escono. Dalle immagini mi rendo conto di cosa i nativi intendono esattamente con quella parola. Se voi fate così con la parola balaustra, vi accorgerete che vi usciranno prevalentemente immagini di parapetti o ringhiere di tipo classico. Quindi questa la chiamerei sicuramente balaustra, ma non è una regola, diciamo prevalentemente. Vedete invece quella lì in fondo, quella è moderna, quindi la chiamerei più ringhiera probabilmente, o anche parapetto. Parapetto no, para che protegge il petto. Questa è una passerella sul lago. Si chiama passerella. Vedete che l'acqua è increspata, no? Vedete, fa questo movimento, non è ferma, non è liscia come l'olio. C'è poco vento ed è un lago, quindi nel lago non è come nel mare, non ci sono mai le onde alte. Ci sono delle piccole onde, tante piccole onde che creano della increspatura.
si dice che l'acqua, la superficie dell'acqua, è increspata. E dovete sapere che questo lago è profondo, non bisogna mai sottovalutare il lago, può essere pericoloso. Qui negli anni ci sono stati diversi incidenti e purtroppo tanti annegamenti nel lago d'Iseo, a volte per imprudenza. Nei suoi punti più profondi il lago d'Iseo è profondo addirittura fino a 250 metri. 250 metri. Vedete questi di legno pitturati di bianco e di azzurro sono dei pali in legno che servono per l'attracco delle barche. Pali, ce ne sono tanti anche là in fondo, vedete, sono tutti pali per l'attracco. Ecco il battello che sta arrivando. E attracca al molo di Solzano. Eccoci qua ragazzi, quella che vedete alle mie spalle è l'isola di Montisola. Ci siamo spostati da Iseo a Sulzano e quello che per voi è stata una simpatica transizione di un secondo, per me è stato un viaggio di mezz'ora per andare al parcheggio, prendere la macchina, trovare parcheggio qui a Sulzano dove ad agosto è quasi impossibile trovarlo, e tutto questo ragazzi lo faccio solo per voi, quindi dai un mi piace, e fra l'altro se questi video vi piacciono e volete guardarne ancora iscrivetevi anche al canale così poi li ritrovate facilmente. Ma parliamo di Montisola. Questa che vedete è Montisola e là in cima, adesso tolgo il dito perché ecco così mette a fuoco bene l'isola. Io non so se da qua voi lo vedete, ma là in cima, in alto, c'è il santuario. Lo vedete bianco col campanile, quello è il santuario della Madonna della Ceriola e saranno 450 metri di altitudine credo, è un isolotto, è una collina, e questa è l'isola lacustre più grande d'Italia ed una delle più grandi d'Europa. Sul lago d'Iseo ci sono 3 isole, Montisola che è la principale e poi 2 piccole isole che sono l'isola di San Paolo e l'isola di Loreto. Fra l'altro qui nel 2016 c'è stato un evento super interessante, ci sono stati gli occhi di tutto il mondo su Montisola e sul lago d'Iseo perché c'è stata l'installazione di The Floating Pier di Christo e Jean-Claude e sono venute persone a vederla da tutto il mondo. Era questa passerella gigante fluttuante sul lago che arrivava fino a Montisola comprendendo anche l'isolotto di San Paolo e si poteva letteralmente camminare su questa passerella flottante sull'acqua e arrivare a piedi fino a Montisola e fino all'isolotto di San Paolo. Era una cosa come dire, un'installazione artistica ma anche un'esperienza curiosa, diversa. Infatti tutti quelli che conosco sono andati a fare questa passeggiata, io sono andato, tutti i miei amici sono andati, non c'è nessuno che io conosca che non sia andato a provare l'ebbrezza di passeggiare sulla passerella flottante. È stata una cosa abbastanza importante per il territorio con una risonanza mondiale. E là vedete proprio il centro abitato di Montisola. È un centro abitato raggiungibile tramite battello e è molto bello, e fra l'altro ci sono delle strade, però ci sono delle limitazioni per cui non si può girare liberamente in automobile
e quindi è anche un paesino che è rimasto molto tranquillo e particolarmente bello. Montisola, fra l'altro, è famosa anche per una specialità culinaria che sono le sardine essiccate, che poi in realtà non sono sardine perché le sardine sono quelle di mare, sono coregoni, però qui vengono chiamate comunemente sardine, che vengono pescate dai pescatori di Montisola e vengono preparate con una preparazione tradizionale che prevede l'essiccatura e poi la conservazione sott'olio. E io le ho assaggiate e sono molto buone, hanno un sapore molto intenso, sono sicuramente una specialità del luogo da provare, se vi piacciono queste cose. Vedete ragazzi, noi prima quando eravamo a Iseo eravamo là in fondo da qualche parte, ho dovuto prendere la macchina e costeggiare tutto il lago e arrivare fino a questo paese, Sulzano. Tra l'altro il lago in realtà viene chiamato lago di Iseo e prende il nome da Iseo, che è uno dei paesi principali e uno dei più turistici della zona. Ma il lago in realtà si chiama tecnicamente lago Sebino, lago Sebino. È uno dei laghi principali del nord Italia, è molto molto apprezzato dai turisti ed è a una cinquantina di chilometri dal lago di Garda. Diciamo che il lago di Iseo è percepito come un lago un po' più alla portata di tutti, mentre il lago di Garda ha sempre avuto quest'aurea del lago un po' dei ricconi, per così dire, no? Il lago dove vanno i ricchi, dove ci sono tutte queste ville, dove vanno quelli snob, no? Il lago che fa il lago di Garda. Io però, che sono una persona alla mano, alla buona, preferisco il lago di Iseo, che non ha assolutamente niente da invidiare al lago di Garda. Quindi ragazzi, da Sulzano e dal lago di Iseo per oggi è tutto, e fatemi sapere se questo tipo di video vi piace. Io sono qui per voi e quindi cerco di fare qualche cosa che piaccia a voi, cerco di farvi vedere dei territori e nello stesso tempo anche di insegnarvi la lingua. Ditemi voi se vi piace questo format o se preferite qualcosa d'altro, ditemelo nei commenti. Quindi ragazzi vi saluto e alla prossima!